Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi siamo di nuovo qua con EgoPower. Ho la fortuna di poter testare il soffiatore di EgoPower. Come ben sapete ho già diversi elettroutensili di EgoPower. Si contraddistinguono per prima cosa per la ottima qualità del prodotto e soprattutto per la potenza elevatissima per degli elettroutensili a batterie. Performance veramente elevate, molto più elevate rispetto a molti altri concorrenti. Oggi testiamo soffiatore anche approfittando della stagione, sono ricoperto dalle foglie. Sono convinto che non mi deluderà questo soffiatore. Per prima cosa possiamo dire che è veramente molto leggero. Come ben sapete, come già specificato negli altri video, gli elettroutensili di EgoPower possono essere utilizzati collegando direttamente la batteria all'elettroutensile e quindi avremo ovviamente un maggiore peso sull'elettroutensile stesso, oppure utilizzare lo zainetto, collegando la batteria allo zainetto e quindi scaricando il peso sulle nostre spalle, in modo da poter lavorare in modo molto più leggero e molto più confortevole. Questo soffiatore è in grado di muovere volumi fino a 1300 m3 all'ora. Adesso andremo a vedere un pochino più da vicino come è fatto, alcuni piccoli dettagli, e poi secondo me la cosa migliore da fare è andare sul campo e provarlo. Quindi farò una bella pulizia. Oggi utilizzerò entrambe le batterie che possiedo, pulizia del sentiero e pulizia della baita. Il modello che avremo la fortuna di provare oggi è l'LB7650E, che dovrebbe essere, credo, quello più potente. Non c'è molto da dire, diciamo, sulla parte proprio fisica del soffiatore. È uno strumento molto semplice. Qua c'è questa levetta con la quale possiamo regolare la potenza da la potenza più bassa a quella più alta. E poi è presente anche la modalità turbo. Cosa cambia? Cambia che la modalità turbo è quella proprio potentissima, e giusto per darvi qualche dato, con la batteria da 7,5 Ah, quella che utilizzerò io, possiamo approfittare di un massimo di 225 minuti in modalità bassa e 25 minuti in modalità alta. Con la modalità turbo questi 25 minuti si abbasseranno ancora un pochino, proprio perché è quella veramente più potente. Probabilmente in base all'utilizzo che ne faremo, utilizzeremo un mix di modalità alta e modalità turbo. Io almeno penso che qui farò così. Il montaggio è semplicissimo, basta collegare, qua c'è una scanalatura, lo inseriamo, clac, e resta bloccato. Stessa cosa anche per il terminale, che può essere di questo tipo, oppure è presente anche questo qui. Non so esattamente a cosa serva di specifico, non l'ho mai utilizzato questo, lo proveremo oggi. La batteria viene fissata qua dietro, come tutti gli elettroutensili EgoPower è ad incastro. Se vogliamo sfilarla, premiamo verso il basso questo pulsante verde e la sganciamo. Ovviamente con la batteria da 7,5 Ah risulta un po' più pesante. C'è anche una clip per un'eventuale tracolla, nel caso per l'appunto volessimo usarlo in questa modalità. Io lo userò con lo zainetto, come vi avevo già specificato, quindi mettiamo questa finta batteria molto leggera e andremo ad operare così. Oggi faremo un test molto completo, come vi dicevo. Partiremo dalla semplice pulizia dell'alpeggio e proseguiremo pulendo tutto il sentiero, che è totalmente ricoperto di foglie. Ok, allora. La cosa molto interessante
Allora, la cosa molto interessante è che è possibile utilizzarlo senza tenere schiacciato il pulsante, utilizzando la sua levetta, regolando quindi la velocità. Se invece noi teniamo premuto solo il pulsante inferiore, è graduale, quindi in base alla pressione che facciamo sul pulsante riusciremo a regolare l'intensità della potenza del soffiatore. Se poi teniamo premuti entrambi, si attiverà, entrambi intendo anche il pulsante turbo, si attiverà la modalità turbo. Adesso qui sto andando ovviamente alla minima potenza. Possiamo anche fare un mix, quindi tenere la potenza minima sempre attiva e poi col pulsante regolarla noi. Prima di proseguire sono anche curioso di testare questa bocchetta. Penso che sia per una pulizia più di precisione. Sì, per una pulizia più di dettaglio. E poi spazzerò tutto lontano. Ok, andiamo a spazzare in modo un pochino più violento adesso. Beh, direi molto potente. Qua ho veramente dei cumuli, veramente molto importanti di foglie, li smuove senza alcun problema. Sto utilizzando molto la modalità turbo in questo momento. L'alpeggio è splendente, ho utilizzato una batteria intera più circa mezza batteria per fare
una pulizia molto molto intensa, ecco. Mi sono trovato anche molto bene con queste due maniglie sotto di cui non vi ho parlato prima, molto comode per il trasporto e anche quando ci affatichiamo un pochino per accompagnare il soffiatore nell'utilizzo. Adesso andiamo a fare un utilizzo più divertente, pulizia del sentiero, e vediamo come si comporta anche lì. Ok, andiamo a divertirci un po' facendo la pulizia del sentiero. Allora, dopo averlo testato ampiamente qui in alpeggio e anche per la pulizia del sentiero, possiamo trarre alcune conclusioni riguardo a questo soffiatore. Ennesima conferma della qualità degli elettroutensili di EcoPower, mi sono trovato molto bene. Sempre diversi step in più di potenza rispetto ad altri elettroutensili a batteria che ho provato. Decisamente molto meglio rispetto al mio soffiatore che utilizzavo prima, anche perché ha tutta una serie di cosine, come per esempio anche il pulsante modulabile, che ci permettono di lavorare decisamente meglio. Autonomia con batteria da 7,5 Ah non so esattamente quantificare, ma diciamo che andando abbastanza forte, una mezz'oretta la fate. Considerate che non userete, difficilmente userete solo esclusivamente il turbo, ma userete modalità alta, bassa, turbo, varierete in base a cosa dovete fare. Il prezzo di questo soffiatore sta sotto i 300 euro, mi pare di aver capito, da quello che posso vedere
nei negozi online. Ovviamente è uno strumento professionale, quindi il prezzo è giustificato anche da questo. Vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione. Ringrazio EgoPower nuovamente per questo strumento professionale che qui è utilissimo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciatemi un commento, mettetemi un like e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Luca, ciao a tutti, alla prossima.